Dopo le antiche città di Alinda e Alabanda, ci incamminiamo verso l'antica città di Labraunda. Salendo nelle verdi vallate di Milasa, ci imbattiamo nelle rovine del centro di un culto che dura da migliaia di anni. In questa area sacra il simbolo dell'ascia bipenne, l'Abiris, si trova all'intersezione tra mitologia e religione. In questo luogo sacro dedicato a Zeus Labrauntos, l'Abiris non è un simbolo ma anche un'espressione di forza, potere e mistero. In questo misterioso viaggio dai tempi antichi ai giorni nostri scopriremo il ricco patrimonio culturale della civiltà caria mentre cercheremo di svelare il segreto di Labiris. Qual è il nome di questa città? O precisamente di quest'area sacra? Labranda, Labraunda, Labraindus, Labrainda o Lambraunda? Sì, questo centro di culto sacro ha nomi diversi, ma sono tutti corretti. Il nome del santuario è scritto Labraunda, ma sono corrette anche le grafie Labranda, Lambraunda, Labrainda. Il motivo di questa confusione è che il nome di questa area sacra è cambiato nel corso dei secoli e tutti sono presenti sia nelle fonti antiche che nelle iscrizioni presso le rovine. La fonte letteraria più antica risale a Erodoto, vissuto nel V secolo a.C., scrisse il nome di questo luogo come Labraunda. Questa era l'ortografia più comune usata nel periodo ellenistico. Sembra però che venne chiamata ufficialmente Lambraunda per un breve periodo del IV secolo a.C., perché il nome del dio nelle iscrizioni era menzionato come Zeus Lambraundos. Durante il periodo romano, a partire dalla fine del I secolo a.C., divenne sempre più comune l'ortografia Labranda. In latino Plinio il Vecchio scrisse il nome del dio come Labraindus, quindi il nome del luogo fu menzionato come Labrainda nelle fonti da lui utilizzate. Sebbene questa area sacra sia stata conosciuta con nomi diversi nel corso della sua vita, ho scelto di utilizzare il nome Labraunda perché fu utilizzata l'ultima volta durante il regno del famoso re Mausolo durante la dinastia Ekatomnos. Questo luogo, infatti, prende il nome dell'asce bipenne, che è una parola di origine di Luvi e viene chiamata anche Labris in lingua greca antica. La parola Labranda è in realtà una parola plurale e la sua radice deriva da Labris, poiché quest'area sacra era in precedenza un luogo in cui si svolgevano le guerre con i persiani, viene chiamata Zeus Stratos, cioè Zeus comandante. A partire dal IV secolo a.C. Zeus trasforma in Labrandeus. Ho detto che Labrandeus deriva dalla parola Labris, ma vorrei anche precisare che questa parola deriva dalla parola luviana Laparos o Lapar. Quindi, se mi chiedete cosa significano queste parole, significano pioggia tempestosa o fragorosa. Bene, aggiungiamo anche il fulmine e diamolo a Zeus. Allora, cos'è questo l'Abiris e per che cosa lo usavano le vecchie civiltà? A Creta e Labris sono sempre tenuti da donne o sacerdotesse. L'ascia bipenne, che a Creta e in Anatolia dall'inizio del 2000 a.C., era il simbolo più importante che rappresentava il dio maschile con il toro. Divenne il simbolo di Zeus nella regione di Caria dopo il IV secolo a.C. Si pensa che sia uno strumento sacrificale e anche uno strumento e un simbolo sacro. Potrebbe anche essere correlato al taglio degli alberi sacri. L'Abris è
detenuto dagli dei maschili della credenza ittita in Anatolia. Era usato come arma dalle Amazzoni. Labris utilizzato per scopi diversi in molte culture. Labraunda era un centro di culto molto importante per i cariani che vivevano nel sud-ovest dell'Anatolia. I primi ritrovamenti risalgono alla prima età del bronzo, ma il primo tempio risale al VI secolo a.C. A quel tempo il santuario aveva una terrazza con un tempietto e un boschetto di platani. I cari che si unirono con il popolo di Mileto, che si ribellarono ai persiani, parteciparono qui ad una guerra nel 497 a.C. e subirono una brutta sconfitta. A metà del IV secolo a.C. il re Mausolo, satrapo di Caria, trasformò Labraunda in un santuario familiare. Lui e suo fratello Idrieus costruirono il tempio di Zeus, due grandi androni, l'Astua Nord, l'edificio Oikos, il Propilon Sud e l'edificio dorico. All'area sacra si accedeva da una strada lastricata di pietra larga 8 metri chiamata la Via Sacra, che partiva da Milasa. Al santuario si accedeva passando attraverso il propylon. Proprio all'ingresso c'era una pietra usata per misurare la quantità delle offerte che possiamo vedere ancora oggi. Ogni anno nell'area sacra venivano celebrate feste religiose della durata di 5 giorni e una di queste festività Mausolo scampò per un pelo ad un tentativo di omicidio nel 355 a.C. Il santuario più importante della Caria occidentale era Labraunda, soprattutto nel IV secolo a.C., perché era il preferito degli Hecatomnos. In questo momento il santuario Labraunda non sembra essere collegato ad alcuna città. Probabilmente si trattava di un santuario autonomo e luogo di pellegrinaggio. Era governato da propri sacerdoti e apparteneva alla gente di tutti i villaggi circostanti. Labraunda era di per sé un santuario e la gente veniva qui a piedi o a cavallo. La città più vicina, Milasa, dista 14 chilometri. Naturalmente c'erano persone che vivevano qui permanentemente come sacerdoti e le loro famiglie, servi del tempio e schiavi, lavoratori assunti per mantenere e riparare gli edifici sacri e agricoltori che affittavano e coltivavano la terra del santuario dove venivano coltivati olivi e altri prodotti. Ma non ci sono i segni dell'esistenza di un normale villaggio nelle vicinanze. L'interno della regione della Caria non era urbanizzato in epoca arcaica, ma erano presenti numerosi piccoli villaggi. Questi accordi stavano istituendo varie unioni o confederazioni per i loro interessi comuni. Le più grandi di queste unioni del IV e V secolo a.C. erano chiamate Hoikares. Il primo scrittore a menzionare sia l'unione Caria che Labraunda fu Erodoto, vissuto nel V secolo a.C. Il nome del padre di Erodoto, originario di Bodrum, l'antica di Carnasso, era Luxes, nome di Caria. Secondo Erodoto, le forze di Caria si rifugiarono nel santuario di Labraunda e successivamente lì ebbe luogo una guerra con i persiani. A quanto pare Labraunda era un importante luogo di incontro per il contingente cariano. Secondo un'idea, il motivo per cui un secolo dopo il gran re dell'Iran nominò Hecatomnos satrapo della Caria era che Hecatomnos era già il leader e re dell'unione della Caria
e Mausolo potrebbe aver assunto questa posizione dopo la morte del suo padre sovrano. In questo caso diventa chiaro il motivo per cui Ekatomnos preferiva l'Abraunda. Il periodo più importante di Labraunda fu il IV secolo a.C., in particolare gli anni in cui Mausolò e Idrieus governarono a Caria. Mausolò fece costruire prima i muri di sostegno per le terrazze nuove e ampliate e una strada lastricata in pietra da Mylassa fino a qui. Senza una strada sarebbe fuori questione portare blocchi di marmo di grandi dimensioni alla Braunda, a 700 metri di altitudine. Successivamente Mausolò costruì una stoa e un grande edificio per le feste sacre, vale a dire un andron. Apparentemente Mausolò non era amato da tutti i cariani. I progetti di costruzione di Alicarnasso, la Braunda e in altri luoghi potrebbero essere stati una delle ragioni di questo malcontento, perché il loro finanziamento rappresentava un grande onere per i cari. Secondo quanto apprendiamo dalle iscrizioni, furono 4 le congiure contro di lui. La costruzione del tempio e di altre strutture fu probabilmente progettata o addirittura iniziata da Mausolò, ma Mausolò morì nella primavera del 352 prima che la costruzione fosse completata. Pertanto la maggior parte degli edifici costruiti dagli Ekatomnos presero il nome da Idrieus. Idrieus costruì o fece costruire o completare il nuovo tempio di Zeus e l'edificio Oikos a 2 stanze dietro di esso. Oltre a questi fece costruire un secondo edificio per banchetti, una struttura d'ingresso e il piccolo edificio dorico adiacente, forse una struttura a fontana. Un'altra struttura risalente al periodo di Ekatomnos è la Stoa Est, che fa parte del grande complesso dietro l'alto muro settentrionale della sezione d'ingresso. Poiché nei successivi 300 anni nulla sembra essere stato aggiunto all'aspetto architettonico del santuario, se non una piccola struttura a fontana, e poiché in epoca romana e in epoca successiva furono edificate pochissime strutture, possiamo ancora considerare la Braunda come un vero e proprio struttura ecatominiana. Siccome la Braunda si trovava così lontano dalle città più vicine, la vita quotidiana della piccola comunità che viveva qui era probabilmente molto noiosa e banale. Qualche giorno di festeggiamenti deve aver fatto davvero la differenza. Sembra che l'evento più importante dell'anno fossero i festeggiamenti che duravano probabilmente 5 giorni consecutivi, con sacrifici fatti a Zeus. Naturalmente c'erano altre piccole feste, ma non ci sono informazioni al riguardo nelle fonti. Tra i reperti di scavo merita particolare attenzione un'ampia raccolta di iscrizioni greche. Soprattutto grazie alle iscrizioni presenti sugli edifici costruiti da Mausolò e Idrieus è possibile datare con precisione gli edifici in questione. Inoltre, nella seconda metà del III secolo a.C. iniziarono una serie di discussioni sullo status del santuario tra il re siriano Seleuco II, il re macedone Filippo V e il sovrano locale dell'Olimpo. Dall'altra parte esiste la corrispondenza tra i sommi sacerdoti della città di Labraunda e Mylassa. Durante gli scavi furono portate alla luce un totale di 134 iscrizioni greche. Su alcune tavolette di terracotta, probabilmente di periodo ellenistico, sono presenti testi scritti in alfabeto e lingua caria.
Sebbene il loro contenuto non sia ancora noto, queste iscrizioni molto interessanti sono probabilmente testi religiosi o magici. La scultura in marmo più importante rinvenuta nel santuario è la figura maschile della Sfinge alta 1 metro. Oltre a questa figura rinvenuta a sud dell'Andron, sono state rinvenute almeno un'altra testa di Sfinge e altri pezzi architettonici. Tutte le opere rinvenute a Labraunda sono conservate nel museo di Bodrum. Un'anfora trofeo panatenaico in pezzi tra i reperti ceramici risale alla metà del IV secolo a.C. L'iscrizione incisa su di esso afferma che fu donato a Zeus da un uomo della vicina Eraclea che lo vinse come primo premio nella corsa degli stadi a Giochi internazionali di Atene. Le iscrizioni, le sculture e i pezzi architettonici rinvenuti durante gli scavi fino al 1960 furono portati al museo di Bodrum o lasciati tra le rovine. Ceramiche e altri piccoli reperti, comprese iscrizioni cariane, sono conservati nel museo archeologico di Izmir. Alcuni reperti degli ultimi scavi si trovano nel museo di Milas. Gli scavi scientifici subacquei nel mondo iniziarono per la prima volta negli anni 60 sulle coste del nostro paese e i reperti ritrovati furono protetti nel 1964 quando il castello di Bodrum fu trasformato in un museo. Vi consiglio di visitare tutti i 3 musei. Insieme stiamo esplorando le meraviglie delle antiche città e dei loro musei. Per aiutarmi a raggiungere più persone e continuare questo viaggio lungo, vi chiedo un piccolo favore. Mettete un like ai miei video, iscrivetevi al mio canale e condivideteli con chi pensate possa essere interessato. Grazie mille per essere parte di questa avventura. Ci vediamo presto in un'altra città carica di storia. Vi amo molto.